Benvenuti nella terza video lezione per l'utilizzo del software Control. In questo tutorial descriveremo la gestione dell'anagrafica cantieri. L'anagrafica cantieri è la seconda anagrafica che deve essere popolata per poter completare la procedura di assegnazione dei dispositivi ai Control o ai Comil RC. La fase di creazione di uno o più cantieri è vincolata all'inserimento di almeno un cliente nella relativa anagrafica. Una volta effettuato l'accesso alla web app, possiamo consultare l'anagrafica cantieri in due modalità. Dalla bacheca possiamo selezionare il link Vai all'elenco contenuto nel pulsante rosso nella parte superiore dello schermo. Il pulsante indica anche il numero totale di cantieri già censiti nel sistema. Oppure possiamo selezionare la voce Cantieri presente nel menu verticale posizionato nella parte sinistra dello schermo. L'anagrafica cantieri presenta un pannello contenente l'elenco dei cantieri già censiti nel sistema. Ogni riga identifica un cantiere di cui sono indicati la ragione sociale del cliente, ad esso associato, il suo nome, il suo indirizzo e il nome del suo referente. A destra di ogni riga è presente un gruppo di pulsanti per poter modificare, clonare, visualizzare o eliminare tutti i dati relativi al cantiere indicato. I primi due pulsanti blu permettono la modifica e la clonazione, il verde acqua la visualizzazione ed il rosso l'eliminazione. Se il pulsante rosso non è visibile, significa che al cantiere sono stati assegnati dei dispositivi. Se un cantiere ha dei dispositivi assegnati, non è possibile procedere alla sua eliminazione. È possibile esportare l'elenco dei cantieri in formato CSV, Excel o PDF, utilizzando i pulsanti dedicati posizionati nella parte superiore del pannello. Le informazioni contenute nel file di esportazione sono solo quelle presenti nell'elenco. È possibile filtrare l'elenco dei cantieri inserendo dei termini all'interno del campo Cerca. La ricerca viene eseguita su tutti i campi visualizzati. L'elenco dei cantieri viene mostrato per pagine. È possibile impostare il numero di righe visualizzate per pagina nel campo Visualizza. L'inserimento del nuovo cantiere avviene selezionando il pulsante Crea nuovo cantiere posizionato in alto a destra. Il pannello cantiere consente l'inserimento di tutti i dati che lo identificano univocamente. I campi contrassegnati da un asterisco rosso sono obbligatori. Il cantiere deve essere assegnato ad un cliente già censito selezionandolo da un menu a tendina associato al campo Ragione sociale azienda. Successivamente deve essere scelto il nome cantiere. Iniziando a digitare all'interno di questo campo, vengono mostrati se presenti i nomi attribuiti a cantieri esistenti già assegnati al cliente selezionato. Se si desidera creare un cantiere ex novo, indicare un nome diverso da quelli già utilizzati. Se si desidera suddividere un cantiere in aree, selezionare il nome di un cantiere esistente. Assegnando il nome di un cantiere esistente e iniziando a digitare all'interno del campo area, vengono mostrati se presenti i nomi attribuiti ad aree in cui è stato già suddiviso il cantiere. Se si desidera creare un'area ex novo all'interno del cantiere, indicare un nome diverso da quelli già utilizzati. Se si desidera suddividere un'area in settori, selezionare il nome di un'area esistente, quindi inserire un nome univoco nel campo settore. Se il cantiere delimita un'area esterna, mettere un segno di spunta accanto all'etichetta Area esterna. Nome cantiere e ragione sociale azienda sono gli unici campi obbligatori da compilare quando si crea un nuovo cantiere.
La suddivisione e organizzazione di un cantiere in aree e settori è a discrezione delle proprie necessità logistiche di posizionamento dei dispositivi. Un cantiere può essere localizzato geograficamente iniziando a digitarne l'indirizzo all'interno del campo Cerca località. L'intelligenza artificiale del sistema propone un elenco di indirizzi compatibili con le informazioni inserite. Una volta individuato l'indirizzo corretto, selezionandolo verranno automaticamente valorizzati i campi relativi, inclusa la latitudine e la longitudine. I dati geografici inseriti possono essere eliminati selezionando il pulsante Annulla ricerca posizionato accanto al campo Cerca località. È possibile anche inserire manualmente tutti i dati relativi alla localizzazione geografica del cantiere. Per visualizzare correttamente la posizione sulla mappa, però, è necessario valorizzare i campi latitudine e longitudine. Per inserire il nuovo cantiere in anagrafica, una volta compilato il modulo, selezionare il pulsante Crea. Se non si desidera aggiungere il nuovo cantiere o si vuole annullare l'operazione in corso, selezionare il link Torna all'elenco. Selezionando il pulsante verde acqua si accede alla scheda cantiere. Nella parte superiore è presente il pannello contenente i dati identificativi del cantiere, la ragione sociale del cliente a cui è stato assegnato, il nome del cantiere, l'area e il settore di dettaglio, se presenti, e le informazioni di localizzazione geografica. Se sono presenti queste ultime informazioni, il pannello risulterà posizionato in alto a sinistra, mentre in alto a destra verrà visualizzato il pannello della mappa con la relativa posizione. Nella parte inferiore è presente il pannello contenente l'elenco dei dispositivi associati al cantiere. Per ogni dispositivo sono indicati il nome della postazione e il suo identificativo, il numero di catture o rilevazioni effettuate, la percentuale di carica della batteria e lo stato. A destra di ogni riga è presente un pulsante blu che mostra un menu con le operazioni disponibili per il singolo dispositivo. Maggiori informazioni sulla gestione dei dispositivi sono disponibili nella video lezione dedicata. Per tornare all'anagrafica cantieri, selezionare il link Torna all'elenco presente nel pannello contenente i dati identificativi del cantiere. Selezionando il primo pulsante blu è possibile modificare i dati associati alla scheda cantiere. Per registrare le modifiche effettuate, selezionare il pulsante Salva. Se non si desidera registrare le modifiche effettuate o si vuole annullare l'operazione in corso, selezionare il link Torna all'elenco. Selezionando il secondo pulsante blu è possibile clonare i dati associati alla scheda cantiere in un nuovo cantiere. Il cantiere clonato contiene gli stessi dati del cantiere originale che possono essere modificati per aggiungere nuove aree o settori. Questa operazione permette di creare in maniera rapida aree e settori in cui eventualmente suddividere un cantiere. Per registrare le modifiche effettuate, selezionare il pulsante Salva. Se non si desidera registrare le modifiche effettuate o si vuole annullare l'operazione in corso, selezionare il link Torna all'elenco. Termina la terza video lezione per l'utilizzo del software Control. Vi ricordiamo che prima di abbandonare il sistema è sempre consigliabile uscire dall'applicazione utilizzando il comando esci presente nel menu Utente posizionato in alto a destra. Grazie per l'attenzione.